Ciao amici e benvenuti su un nuovo video su Ark Survival Ascended. Oggi parleremo di comandi che si possono andare a inserire all'interno del nostro gioco e ci serviranno per far, in questo caso, spawnare degli oggetti. Innanzitutto possiamo dire che esistono due tipi di comandi. Abbiamo il primo comando che va a utilizzare l'id dell'oggetto e un secondo comando con la scritta GFI. Oggi prenderemo come esempio i tools. I tools all'interno di questo gioco sono praticamente il piccone, l'ascia e il falcetto. Quindi utilizziamo questi tre tipi di item per fare i nostri esempi. Come sapete, all'interno del gioco possiamo trovare gli item comuni, quindi di colore grigio, poi verdi, poi blu e poi gialli, ossia oggetti leggendari. E quelli più potenti sono quelli di colore azzurro, ossia gli ascendenti. Oggi vedremo come riuscire a spawnare questi tre tipi di oggetti. Questo è il comando normale che noi andiamo a utilizzare per spawnare un oggetto. Ora prendiamo come esempio il falcetto. Dunque, per andare a spawnare il nostro falcetto noi dovremo utilizzare il comando GFIOI. Dunque, allora, il falcetto normale, quindi quello bianco comune, lo andiamo a spawnare con questo comando. Dunque, noi dobbiamo andare a utilizzare il comando cheat GFI, che rimarrà invariato per qualsiasi cosa. Inserire poi il nome, che vedete che qua è Sync, è in rosso. Poi il primo numero sta a indicare la quantità, quindi quanti ne vogliamo spawnare, quindi 1, 2, 3, 4, 50, eccetera. Il secondo numero sta a indicare la qualità dell'oggetto, quindi appunto bianco, verde, giallo, azzurro. E infine l'ultimo numero sta a significare il numero del progetto. Dunque a questo punto noi dobbiamo andare a utilizzare il nostro comando, quindi tutti i comandi li trovate sulla Wikipedia facilmente, e dobbiamo andare a cambiare, come avete visto, il secondo numero. Mettiamo che ne vogliamo comunque ottenere uno. Quindi semplicemente andremo a cambiare il secondo numero con il numero 2 se lo vogliamo ottenere verde, con il numero 3 se lo vogliamo ottenere viola, con il numero 4 se lo vogliamo ottenere giallo, quindi leggendario, e con il numero 10 se lo vogliamo ottenere ascendente. Questa regola vale per tutti quanti gli oggetti all'interno di Ark Survival Ascended. Ora andiamo a aprire la nostra console. Andiamo a inserire di nuovo lo stesso comando, però al posto del numero che dobbiamo andare a cambiare metteremo il 2 e poi andremo a mettere lo 0. In questo modo otterremo, come potete notare, il falcetto verde. Se noi andiamo a mettere il 3 lo otterremo quindi blu, e se invece andiamo a mettere il 4 lo dovremo ottenere giallo. Quindi andiamo semplicemente a cambiare qua il numero e andiamo a mettere poi lo 0. Ok, ora controlliamo e vedete che funziona. Con i numeri superiori al 10 andiamo a ottenere l'ascendente. Quindi proviamo. E poi andiamo a inserire lo 0. Ed ecco che qui abbiamo ottenuto il nostro falcetto ascendente. Ovviamente questa regola va bene per tutti gli oggetti che noi andiamo a spawnare. Però c'è una cosa da andare anche a controllare quando fate questo, soprattutto magari sulle armi. Vedete che poi qua abbiamo il danno che va a cambiare, nonostante sia un oggetto azzurro, quindi un oggetto ascendente, va notevolmente a cambiare da oggetto a oggetto. Vedete, qui abbiamo 532, questo invece ha 395. Vedete che differenza c'è nonostante sia un oggetto ascendente uguale a questo. Questo fa 500 di danni e questo qui 395. Quindi nonostante voi possiate trovare magari all'interno
dei drop, anche degli oggetti ascendenti, però potrebbero essere minori, cioè fare meno danni rispetto a un secondo oggetto. Quindi controllate sempre i danni, perché vedete che questo qui è uscito molto buono rispetto a quegli altri che sono usciti. Poi c'è l'ultima cosa da sapere: quando noi vogliamo però, invece che andare a ottenere un oggetto, vogliamo invece avere il progetto, dobbiamo andare a cambiare leggermente il nostro codice. Vi ricordate che alla fine mettevamo sempre uno 0? Beh, a quel punto lì, se vogliamo il progetto, dobbiamo semplicemente cambiare lo 0 in 1. Quindi facciamo sempre il nostro solito esempio, ma questa volta io andrò a scrivere qui in fondo 1. E vedete che abbiamo ottenuto così il progetto ascendente del falcetto metallico. E ovviamente possiamo sempre, andando a cambiare i vari numeri come abbiamo visto prima, ottenere progetti di vari colori. Ok ragazzi, spero di essere stata chiara. Se avete qualche domanda fatemela sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo presto per un altro interessante video. Ciao e alla prossima!